Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di analizzare un esordio melodic black metal ricchissimo, fatto di spunti, di suoni, di sfumature e anche di qualità. Nelle recensioni di Heavy Metal Heaven non abbiamo mai mancato di denunciare che la frenesia del mondo moderno spesso contagia anche il metal. Molte band, spesso giovani ma a volte capita anche ad alcune d'esperienza, vogliono subito pubblicare la propria musica senza averla prima elaborata a dovere. Il risultato sono spesso esordi immaturi e poco interessanti. Per fortuna però non sempre va così. Ci sono anche quei casi, e non sono neppure pochi, in cui un gruppo si prende il tempo di cui ha bisogno per poter rendere la propria musica al massimo delle possibilità. È proprio il caso dei Dargor. Gruppo nato in Polonia nel 2018, da allora non ha mostrato una fretta eccessiva. Risale alla fine dello scorso anno il suo primo album sulla lunga distanza, Ascend to Infinity, un lavoro in cui non sembra davvero di ascoltare una band alla prima esperienza, ma qualcuno di molto più scafato. E non è solo una questione di maturità, ma anche di qualità. Il genere con cui i Dargor riescono in questa impresa è un black metal forse non innovativo, ma lontano dall'essere la classica copia di Mayhem, Darkthrone, Gorgoroth e compagnia bella. Merito in parte di alcune influenze esterne, soprattutto Death e Doom, ma soprattutto di un forte approccio melodico. È sempre al centro della musica di Ascend to Infinity, sia nei riff, tra modernità e il classico orientamento melodeath, portato ovviamente in ambito black, sia nelle tastiere di David Warhol, molto presenti nel suono del gruppo, e anche molto ben integrate, un ottimo inserimento in un quadro già ricco di elementi. È solo uno dei segni della bravura dei Dargor per quanto riguarda il lato compositivo. Ma lungo il disco se ne possono trovare tanti altri. Per esempio, quasi un ascoltatore non se ne accorge, ma i polacchi hanno due voci, una più in scream e l'altra più in growl, alternate in una maniera parecchio funzionale alle canzoni. Più evidente invece l'abilità a giocare con melodie e assoli in maniera molto valida, fatto per nulla scontato nel loro genere. Per rendersene conto, basta ascoltare per esempio i bellissimi florilegi di Waste That Was Given, non a caso uno dei pezzi migliori del disco, anche per sensibilità. Tuttavia il vero punto di forza di Ascend to Infinity è la sua grande varietà su tutti i livelli. Nonostante duri solo 33 minuti, la scaletta attraversa tantissimi panorami, per esempio a livello di atmosfere, variopinte come solo di rado si sente nel black metal. Spesso negative, hanno però una miriade di sfumature. Lo stesso vale per le melodie, per i ritmi, per i riff. Tutti particolari, ben studiati per evitare qualsiasi effetto già sentito. Il risultato? Un disco in cui ogni canzone ha una sua personalità, spesso anche ben riconoscibile. Ciò fa sì che in Ascend to Infinity non ci sia una canzone scialba, né una meno che ottima. In compenso però alcune riescono a spiccare per bontà tra le altre. Oltre alla menzionata Wasted That Was Given, si può citare per esempio Inner Distant Universe, anch'essa molto melodica e nostalgica. Tuttavia, i due picchi assoluti sono Locust e Moras Redefined. La prima è una lunga opener che alterna epicità a momenti più intensi e melodici, di profonda emotività, in un dualismo in cui ciascuna parte rinforza l'altra. Anche l'altra è costruita su un connubio. Stavolta però è tra una parte black più classica, arcigna, e una invece fantasiosa, che ricorda addirittura il power metal. Ma unite insieme creano qualcosa di davvero magico. Nessun difetto quindi? Nì, diciamo che la già citata mezz'ora della scaletta lascia insoddisfatti, ma solo perché vorresti ancor più musica dello stesso livello. Se forse questa brevità, insieme a un finale in lievissima flessione, si possono considerare lievi sbavature, in fondo conta ben poco. Ascend to Infinity rimane un capolavoro nel suo genere. Forse è poco adatto ai fan più oltranzisti del black metal, ma agli ascoltatori moderni e aperti di mente ci andranno a nozze. Poi certo, come ci ha insegnato anche Heavy Metal Heaven negli anni, poche sono le certezze nella vita. Per quanto ci riguarda però, speriamo che questo sia solo il primo passo di una grande carriera e che i Dargor possano continuare la loro ascesa verso l'infinito, magari sfruttando quei piccoli margini di miglioramento che nonostante l'eccellenza già raggiunta, sembrano ancora poter avere. Voto di Heavy Metal Heaven 91 su 100. Per oggi abbiamo finito. Concederai un ascolto a questo gioiello? Diccelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non perderti nemmeno uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.